Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come grazie a un semplicissimo cotton fioc, quelli del supermercato per intenderci, si possa creare un sistema di irrigazione incredibilmente efficace. Quindi, se andrete in vacanza o più semplicemente non vorrete bagnare le vostre piante, questo è il video che fa per voi. Semplice, veloce, a costo zero, ma soprattutto vi permetterà di essere proprio voi a decidere la quantità di acqua da dare alle vostre piante, perché il tutto è regolabile. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi dei cotton fioc. L'unica cosa che vi chiedo di controllare, ma è tassativa, è che il corpo del cotton fioc, quindi per intenderci questo, sia forato. Quindi io dico di scartare tassativamente quelli in legno perché il foro non ce l'hanno, ma anche quelli in carta che pur avendo un foro nel corpo centrale, col passaggio di acqua che avverrà dalla bottiglia al pane radicale, poi tenderanno a gonfiare e il passaggio d'acqua non ci sarà più, quindi l'impianto di irrigazione non funzionerà. Una volta trovato, tagliare una delle due estremità. Basterà prendere delle forbicine, andare all'apice in questo modo e taglio netto, questo è ciò che dovreste ottenere. Quindi corpo centrale, il punto dove c'è il cotone che poi farà uscire piano piano le goccioline d'acqua, e per vedere se effettivamente questo è forato nel modo giusto oppure no, prendete uno stuzzicadente ed andate ad inserire all'interno, così. Questo è ciò che dovreste ottenere per essere sicuri che questo vada bene per l'impianto di irrigazione. Quindi, trovato e preparato il cotton fioc, non resta altro che procurarsi una bottiglia di plastica. Io consiglio di prendere una dimensione di almeno 2 litri, perché considerate che maggiore sarà il contenitore, più acqua ci sarà all'interno e più l'impianto di irrigazione avrà autonomia. E a questo punto bisognerà però preparare la bottiglia, ovvero creare un foro nella parte superiore dove c'è il tappo, ma anche uno nella parte inferiore, che è altrettanto importante perché proprio lui permetterà, man mano che l'acqua uscirà dalla parte del tappo, di fare un passaggio di aria dall'esterno all'interno. Se questo passaggio non avvenisse, si creerebbe un sottovuoto nella bottiglia e poi l'acqua da qui non uscirebbe più. Quindi chiudere in modo che si crei comunque una camera d'aria all'interno che vi permetterà di fare questa operazione molto più facilmente. Prendere anche soltanto un chiodino o comunque un qualcosa che abbia la punta, andare nella parte più bassa della bottiglia, quindi più vicino all'apice, e con una leggera pressione schiacciare. Ecco qua. E il tutto è stato creato, guardate. Ripeto, questo sembra non importante, ma vi assicuro che è importantissimo perché il tutto funzioni bene. Dopodiché andare nella parte superiore e nel centro, sempre con il chiodino, con una leggera pressione, tanto ormai i tappini di plastica sono davvero molto fini, creare anche qui un buco. Girare leggermente, così. Dopodiché riprendere il cotton fioc ed andare ad inserirlo all'interno del foro che abbiamo appena creato, così. Inserito il cotton fioc nel tappino della bottiglia, non resterà altro che fissare la bottiglia a un bastone. In genere basta un bastoncino lungo circa 80 cm e per fissarlo procuratevi o del filo di cotone come questo o in alternativa, ancora meglio, sarebbe del fil di ferro, proprio come lui. E per fissare la bottiglia occorrerà fare attenzione essenzialmente a 2 cose. La prima, che sia fissata in 2 punti, quindi dove c'è l'imboccatura e a metà, in genere dove c'è la strozzatura. La seconda è che quando andrete a fissare poi la bottiglia nel bastoncino, lasciate almeno, partendo da un'estremità, 40 cm prima che ci sia l'imboccatura della bottiglia. E mi spiego meglio. Quindi, partendo da qua, andando su di circa 40 cm, il punto nel quale dovrete posizionare la bottiglia sarà questo, perché questa parte poi dovrà essere inserita nel pane radicale e se fosse troppo corta non riuscirebbe a reggere il peso della bottiglia. Quindi, una volta stabilito questo, basterà prendere il fil di ferro e andare a legare qui e qui. Quindi, per prima cosa, legare il filo intorno alla strozzatura della bottiglia, dopodiché intorno al collo della bottiglia e il tutto legarlo al bastoncino. E alla fine dell'operazione, questo è ciò che si è ottenuto, una bottiglia fissata al bastoncino che avete scelto in ben 2 punti. Questo permetterà appunto che non ruoti e nella parte dove c'è il beccuccio, quindi il tappo, il nostro impianto di irrigazione vero e proprio. Non resterà altro che aprire il tappo, si apre e si chiude perfettamente, riempire la bottiglia, dopodiché chiuderla, ruotarla e come si può notare l'impianto di irrigazione è già attivo. Il modo corretto
per utilizzarlo. E al fine di mostrarvi quanto sia realmente facile utilizzare questo metodo, ho preso una piantina di ficus assolutamente perfetta e bellissima. Basterà prendere la bottiglia, capovolgerla, mettere il culetto verso l'alto e il collo verso il basso ed andare ad inserire spingendo il bastone. E questo è il risultato. Immediatamente il sistema di irrigazione si attiverà. Guardate le goccioline come escono tranquille. Goccia dopo goccia bagneranno le vostre piante. Per mostrarvi meglio come stia funzionando, ho tirato su leggermente la bottiglia, considerate che deve essere quasi a livello del pane radicale, casomai 1,2 centimetri rispetto al filo del terreno, e questo è ciò che si è ottenuto. Guardate un po' come stia gocciolando. Eccolo qui, si vede che le gocce scendono piano piano, guardate. Se quest'acqua vi sembra troppa, insomma, se secondo voi sta uscendo troppa acqua, c'è anche la possibilità di ridurre il flusso. Ed è proprio la possibilità di limitarne il flusso che differenzia questo metodo da quello di bucare semplicemente il tappo. Ora vi mostro, togliendo questo, che permette di avere goccioline, e lo vedete anche voi, a che distanza l'una dall'altra, al semplice averlo bucato. Guardate, adesso tiro via e guardate un po'. Se bucaste semplicemente il tappino come vi mostrano in molti video, l'acqua nel giro di qualche minuto andrebbe via tutta e voi la vostra piantina non la potreste bagnare. Quindi è davvero importante mettere questo, e guardate la differenza, tappino e torna a gocciolare. Regolazione del flusso. Potrebbe capitare proprio come in questo caso che le goccioline scendano troppo in fretta, e potrebbe essere un problema perché più in fretta scenderanno, prima l'acqua si consumerà e meno copertura di tempo avrete. Quindi, nell'ipotesi che il passaggio d'acqua sia troppo veloce, dipende dal fatto che il tubicino ha una cannuccia con un diametro probabilmente un pelino troppo grande. Per evitare che succeda questo, esiste un trucco, ovvero quello di andare ad ostruire proprio questo tubicino. Basterà anche semplicemente un piccolo rametto, un fil di ferro, o come in questo caso io mi sono procurato delle forcine, quelle per capelli, e sono davvero perfette sia da applicare che come riduzione. Guardate, basterà metterla nel tubo ed andare a schiacciare. Questo è il risultato che si è ottenuto. L'aver inserito all'interno qualcosa che vada ad ostruire il passaggio ridurrà il passaggio d'acqua e quindi anche le goccioline. E questa è un'operazione che si può fare in qualsiasi momento, quindi se avete già attivato l'impianto di irrigazione ma vi siete accorti che comunque sta facendo uscire troppa acqua, allora basterà semplicemente aprire il tappino, non tirare via lui perché sennò poi casomai sarà un pochettino più complicato andarlo a rimettere se andrete a mettere questo, e posizionarlo. Il tutto è stato posizionato, basterà richiudere il tutto e l'impianto sarà nuovamente attivo, però stavolta con un getto minore, quindi delle goccioline che usciranno molto più lentamente. Vi mostro il prima, quindi con le goccioline che uscivano veramente molto velocemente, e il dopo, quindi dopo aver messo la forcina che va leggermente ad ostruire il passaggio di acqua, le goccioline escono davvero molto più lentamente. Quanto dura l'impianto in termini di tempo? La durata di questi impianti di irrigazione è essenzialmente influenzata da due fattori. Il primo, quello più importante, la dimensione delle bottiglie che andrete ad utilizzare. In genere si trovano da mezzo litro, da 1,5 litri, da 2. Più sarà grande la bottiglia, più acqua ci sarà, più durerà il sistema, ed è proprio per questo che io consiglio sempre di utilizzare quelli da 2 litri. Proprio perché, nella peggiore delle ipotesi, che in realtà non è la peggiore ma è la migliore, se doveste tornare dalle vacanze e trovare ancora dell'acqua all'interno della bottiglia, al massimo disattiverete tutto l'impianto e continuerete a bagnare voi. Invece nella vera peggiore delle ipotesi, se usaste qualcosa di troppo piccolo, rischiereste che una volta tornati in casa questa sia già finita da qualche giorno e le vostre piante patiscano la siccità o addirittura secchino. Il secondo fattore è dove andrete a posizionare il vaso. Se metterete il vaso in un punto dove prende molta luce, sole diretto, per quanto l'impianto di irrigazione sia funzionante e possa comunque funzionare nel migliore dei modi, l'acqua evaporerà rischiando di lasciare a secco le vostre piante e anche in quel caso fare seccare. Un ultimo consiglio, che però reputo davvero molto valido, è che prima di andare in vacanza e di usare questo sistema, voi lo proviate e lo testiate sulle piante o sulla pianta che vorrete bagnare. Quindi, casomai qualche settimana prima, proprio sulla piantina e nel posto in cui la metterete, mettete questo impianto di irrigazione. In questo modo avrete la quasi certezza di sapere quanto effettivamente poi questo sistema di irrigazione durerà sulla pianta che vorrete bagnare. Il sistema di irrigazione con i cotton fioc è davvero molto valido, però ha dei
limiti, quelli di tempo, non ha una copertura estrema. Nell'ipotesi che voi vogliate aumentare i giorni di copertura esiste un altro metodo, quello tramite chiodi, e con questo si potrà arrivare addirittura a 2-3 settimane di copertura. Nell'ipotesi che vogliate vedere come funziona, io nel box informazioni nel primo commento metterò il link del video. Se vi interessa andate a dargli un'occhiata perché vi assicuro che è davvero bello, valido, facile e veloce. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale perché è un'operazione che a voi non costa nulla, ma a me aiuterà a farlo crescere. Quindi detto questo un saluto e al prossimo video.